diciamo, questo progetto che coinvolge Raw Consumers insieme a Google proprio per tutelare i consumatori. In che cosa consiste questo progetto? Consumer Empowerment Project è un progetto che abbiamo lanciato la scorsa settimana, peraltro alla presenza del ministro Colao, del commissario Reynders, e rappresenta una prima concreta applicazione di quella che è la nuova agenda dei consumatori dell'Unione Europea. Come ha ricordato il commissario Reynders intervenendo all'evento di lancio, la nuova agenda impone in qualche modo a industrie, associazioni dei consumatori, società civile di sedersi insieme attorno a un tavolo, non soltanto per cercare di implementare la nuova regolamentazione che ormai è addirittura di arrivo sul Digital Services Act, il Digital Markets Act, ma anche per fare qualcosa di più, per andare oltre quelle che sono le obbligazioni di legge, per creare un ambiente digitale che sia più sicuro e sia anche sostenibile, perché i due temi della digitalizzazione e della sostenibilità sono assolutamente connessi ed è un elemento centrale quello della collaborazione in questo momento tra aziende e associazioni dei consumatori. Viviamo una stagione per certi versi unica, che ricorda quella di inizio degli anni 2000, quando la direttiva e-commerce ha dato le regole per i successivi 20 anni. Ecco, noi ci troviamo esattamente nello stesso momento storico, stiamo definendo le regole dell'ambiente digitale per i prossimi 20 anni e questo non può essere fatto senza una collaborazione attiva tra il mondo dei consumatori, il mondo della società civile e il mondo delle aziende, perché posizioni ideologiche di contrapposizione probabilmente in questo momento sono dannose tanto per le aziende quanto dei consumatori. Non ci nascondiamo che per tanto tempo siamo stati su tavoli contrapposti con alcune delle aziende, anche alcune di quelle che fanno parte di questo Consumer Empowerment Project. Non è più quel momento, è il momento di sedersi allo stesso tavolo, dialogare nell'interesse comune. Creare consapevolezza, dare una sorta di cassetta degli attrezzi di base al consumatore su quali sono i pericoli e quali sono i comportamenti giusti da tenere è probabilmente il primo passo per creare quella fiducia che normalmente nel mercato è il primo elemento che poi porta ad utilizzare una piattaforma, uno strumento. Da questo punto di vista, ad esempio, all'interno del progetto del Consumer Empowerment Project abbiamo già previsto una sorta di gamification, no? Di gioco online con cui si possono imparare i rudimenti della cyber security per chi si approccia magari per la prima volta a alcune tematiche. Questo gioco molto carino, invito ad andarlo a vedere sul sito che è cep-project.org. il gioco si chiama Space Shelter, è un modo in cui si può facilmente capire quali sono i rischi da evitare, quali sono le accortezze, e una volta che si ha questa cassetta degli attrezzi, come la chiamo io, è molto più facile avere fiducia negli acquisti online. Quello che però è importante è che ci sia quello che noi chiamiamo l'empowerment del consumatore. Il consumatore non deve essere soggetto passivo, deve avere la formazione, la cassetta degli attrezzi idonea per confrontarsi con questo una mondo. volta, diciamo, è una questione intanto di consapevolezza, che è la prima vera cosa che conta.